Come migliorare il tuo bending? Adesso ti dico una cosa, ma proprio è un segreto, non dirlo a nessuno, mi raccomando. Hola Rockers, bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio rivelare un piccolo trucchettino su come migliorare la prestazione del vostro bending. Mi raccomando, prima di partire mettetemi un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Oggi vi voglio parlare di un piccolo trucchetto che però ha svoltato, ha aumentato davvero la qualità del bending di tante persone. Andiamo prima ad analizzare perché non viene un bending. Ovviamente se non riesci ancora a fare un bending, questo non è il video che fa per te, anzi ti lascio qua nelle descrizioni sotto e una scheda qua, ti lascio il link per andare a vedere il tutorial su come andare a fare il bending. Per chi invece il bending lo sa gestire, voglio dare una piccola skills, un piccolo trucchettino che può davvero migliorare la sonorità del vostro bending. Spesso succede questo, quando vado a fare il bending il mio suono è chiuso. Mamma mia, non riesco proprio a tirar giù la nota, oppure la riesco a tirar giù, ma c'è tanta aria che passa, c'ho questo suono molto chiuso. Perché il suono non è proprio bello, aperto, squillante, ma è chiuso in questa maniera? Te lo dico subito. L'errore principale del bending è quello di pensare che ci vuole un sacco di aria per andare a piegare la nota. Sbagliatissimo, il flusso dell'aria è più o meno sempre quello, cambia lievemente la pressione, ma soprattutto cambia l'inclinazione interna della nostra bocca. Quindi che cosa succede? Che spesso magari si raggiunge una nota bending, ma questa nota bending non suona bene, un po' vattata, un po' fumosa, un po' ariosa. Questo dipende proprio dalla pressione eccessiva. Magari non sei tu che stai dando tanta aria, ma perché allora funziona così male questo bending? L'errore principale che a volte si fa è quello di andare a fare un bending in pucker andando ad utilizzare la parte esterna delle labbra e quindi andando a chiudere di parecchio il nostro foro. Mi raccomando, la tecnica pucker, sempre la parte interna umida delle labbra, vi lascio qua il link, andate a vedere come evitare questo brutto vizio di usare la parte esterna, sempre la parte interna. Tu mi dirai, sì ma Stefano, io la uso la parte interna eppure il mio bending è ancora ovattato. Non ti preoccupare, adesso ti spiego una cosa. Anche se usiamo la parte interna del labbro, quindi il nostro pucker è perfetto e il nostro bending riesce a scendere di qualche semitono, 1, 2, 3 semitoni, riesce a farli tutti, ma il tuo suono è ancora ovattato, chiuso, oppure sfiata e arioso, spesso e volentieri dipende dal fatto che con le labbra vai comunque a chiudere, andando a dare un pochino più di pressione al nostro foro, andiamo proprio a chiudere parte del nostro foro, quindi l'aria passa attraverso un foro più piccolo che abbiamo creato noi con le labbra andando a metterci questi piccoli ostacoli, quindi parti di labbra finiscono praticamente sul bordo del foro, di conseguenza stessa quantità di aria, però il foro è più piccolo, aumenta di tanto la pressione. Invece noi il foro lo dobbiamo tenere sempre bello aperto a disposizione del suono. Quindi arriviamo proprio al focus di questo video. Cosa devo fare per mantenere questo foro aperto? Consiglio mio molto pratico è quello di utilizzare il labbro inferiore in maniera molto pratica, nel senso che andiamo ad utilizzare un po' di muscolatura delle labbra, quindi non tenere il labbro molle, ma tienilo un pochino più tonico in modo da andare ad avere un piccolo appoggio sul labbro inferiore. Quando vado a fare il bending, il piano della mia armonica non dovrebbe essere così. Se fai il bending in questa maniera, scordatelo il bending, il piano è sempre dritto nell'armonica. Però l'aria esce un pochettino inclinata, quindi di conseguenza le labbra ti possono chiudere il foro. Se andiamo ad appoggiare lo strumento ovviamente sul labbro inferiore, ma andiamo a fare una piccola pressione verso il basso, piccola, non enorme, riusciamo a portare il piano dell'armonica un pochettino sfasato rispetto a quando l'aria è dritta. Quindi di conseguenza il nostro flusso, che è un po' più obliquo, riesce a trovare di più il centro del foro. Di conseguenza il nostro bending sarà molto più voluminoso perché magicamente
si riaprirà il foro e quindi la pressione dell'aria sarà quella ottimale per ottenere un suono bello potente. Quindi il tuo bending da così, molto chiuso, diventerà così. Vado proprio a schiacciare un pochino verso il basso. Vedete che un pochino si abbassa? Ecco, questa è una chicca che non ditelo a nessuno, che rimanga fra voi e me. Scherzo naturalmente, però è un consiglio che mi permetto di darvi, molto pratico, ma che ho visto davvero sui miei allievi ha svoltato completamente il suono della maggior parte di chi non riusciva a portare a casa un bending fatto bene. Quindi provateci. Fammi sapere nei commenti se questo piccolo trucchettino del labbro ti è servito e soprattutto se il tuo bending adesso finalmente è un bel bending sonoro. Anzi, se vuoi mandarmi qualche bending, vuoi mandarmi qualche tuo video su Telegram, puoi, mi raccomando, adesso ti do tutti i link possibili. Perché? Perché su Telegram abbiamo questa bellissima comunità dove possiamo andare a fare quello che vogliamo. Quindi se vuoi farmi sentire qualcosa di suonato di tuo, senza esagerare ovviamente, puoi mandarmelo su Telegram. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, mettimi un bel like, attiva la campanella e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sul magnifico mondo della 10 Fori. Ti invito inoltre a fare un salto sul mio sito stefanolucignolo.com, potrai così iscriverti alla mailing list, è totalmente gratuita, e venire aggiornato così anche via mail sul magnifico mondo dell'armonica. Se poi vorrai prendere una lezione online con me, ho dato una pestata al microfono, se vorrai prendere una lezione online con me oppure guardare il videocorso, non ti preoccupare, puoi fare tutto direttamente dal sito. Per chi invece volesse utilizzare anche il canale Telegram, Lucignolo Academy. Ti aspetto ovviamente, come dicevamo prima, puoi mandarmi magari qualche piccola registrazione oppure semplicemente spizzicare fra i contenuti, backstage, sondaggi, facciamo delle recensioni apposta per gli amici della Lucignolo Academy, insomma un canale in più per vedere sempre qualcosa di interessante sul mondo della 10 Fori. Per quanto ci riguarda invece ci vedremo sempre su questo canale più o meno con queste tempistiche. Ciao!